Avete visto La città incantata? Una, due, forse tre volte da piccolo e ogni volta ti sei detto che film bellissimo, che storia magica, che avventura meravigliosa per una bambina coraggiosa. Quella frase per una bambina coraggiosa è il problema. Perché La città incantata non è solo una storia per bambini. Miyazaki stesso ha scelto una protagonista di 10 anni. Ha costruito una favola con spiriti, streghe e draghi. E dentro c'è nascosto qualcosa che un bambino non può vedere. Qualcosa che si vede solo dopo, quando hai lavorato senza capire perché, quando hai dimenticato chi eri e quando qualcuno ti ha cambiato il nome e tu hai detto sì. Ha usato una bambina perché con una bambina abbassi le difese. E poi quando è troppo tardi ti accorgi che quella bambina sei tu. Benvenuti signori miei su Akira Popcorn. Oggi ribaltiamo tutto quello che pensavi di sapere sulla città incantata. Ma partiamo dall'inizio. Partiamo dalla scena che tutti ricordano come la più innocente del film. Chihiro è in macchina con i genitori. Si stanno trasferendo in una nuova città. Lei è imbronciata. Tiene in mano un mazzo di fiori appassiti. Non vuole lasciare i suoi amici, naturalmente. È una bambina che fa i capricci. Almeno è così che la leggi a 10 anni. Ma c'è un dettaglio che da bambino non noti proprio. Il padre prende la scorciatoia, una strada stretta, buia, che nessuno sano di mente percorrerebbe. E quando Chihiro dice papà, non mi piace questo posto, lui non si ferma, ma va avanti. Perché è convinto di avere il controllo. Miyazaki ha collegato la trasformazione dei genitori in maiali all'avidità e al consumismo. Una generazione che ha divorato tutto e non si è accorta di aver perso la propria umanità nel farlo. Quando i genitori trovano il bancone del cibo abbandonato, non aspettano, non chiedono, non si fermano minimamente a pensare, ma mangiano e basta. E quando sono sazi, mangiano ancora. Come se il mondo fosse lì per loro e senza alcuna conseguenza. Chihiro li guarda e dice: papà, è roba degli spiriti, non dovresti mangiarla. Ma nessuno l'ascolta. E poi si trasformano in maiali. Un bambino vede una punizione magica. Un adulto vede suo padre. E adesso tocca a lei sistemare tutto. E ha solo 10 anni. Deve firmare un contratto. Perdere il proprio nome, lavorare in un posto dove se sbagli sparisci. Ditemi se vi ricorda qualcosa. Oppure qualcuno. Ma chi è questa generazione? Di cosa stiamo parlando davvero? Negli anni '80 il Giappone era l'economia più ricca del mondo. E Akira Popcorn non sta usando una metafora. Il Palazzo Imperiale di Tokyo. 1,5 km di terra. Aveva un valore fondiario più alto dell'intera California. Si comprava letteralmente tutto. Si investiva ovunque. Si costruivano parchi a tema, resort e centri commerciali. Come se il denaro non dovesse finire mai. E la gente ci credeva davvero. Non era stupidità, era euforia collettiva. Un paese intero convinto di aver trovato la formula giusta. Poi nel 1991 la bolla esplose. Le banche avevano prestato troppo, il mercato immobiliare crollò. Le aziende iniziarono a licenziare e il Giappone entrò, a tutti gli effetti, in quello che gli economisti chiamano il decennio perduto. Che in realtà durò molto più di un decennio. I parchi a tema costruiti negli anni '80 furono abbandonati. I resort sul mare? Abbandonati anch'essi. E i centri commerciali progettati per una prosperità infinita? Abbandonati. Miyazaki ambienta La città incantata esattamente in uno di questi luoghi dimenticati. Il film inizia nel 2001, 10 anni dopo il crollo, e quella generazione che aveva mangiato tutto senza chiedere permesso aveva lasciato ai propri figli un paese svuotato, un debito enorme e un mercato del lavoro che non perdonava nessuno. Chihiro ha 10 anni nel 2001, è figlia di quella generazione ed è lei che deve ripagare il conto. Non è una metafora leggera, ragazzi, è una storia scritta
per chi quel conto lo stava già pagando. E lo stava pagando mentre guardava il film tranquillamente al cinema. Adesso fermiamoci un secondo, perché c'è una cosa che il fandom discute da ben 20 anni, anche di più, e che vale la pena affrontare direttamente. Esiste una teoria molto diffusa che è stata tradotta in ogni lingua, che dice che la casa da bagno nel film è in realtà una metafora per un bordello. E la cosa interessante non è se la teoria è vera o falsa. La cosa interessante è quanto materiale reale c'è sotto. Nel periodo Edo in Giappone, in alcuni casi i bagni pubblici erano legati anche all'intrattenimento maschile. Le donne che ci lavoravano si chiamavano Yuna, letteralmente donne dell'acqua calda. Nel film Chihiro viene assunta esattamente come una Yuna. L'insegna della casa da bagno recita acqua calda. La gestrice si chiama Yubaba. Yu come acqua calda, Baba come vecchia, anziana. È la strega delle terme. Quando Chihiro firma il contratto, le viene tolto il nome. Diventa semplicemente Sen. E questa perdita, firmare qualcosa e smettere di essere chi eri, ricorda pratiche reali in cui perdere il nome significava perdere identità e libertà. La citazione più virale su questo argomento, quella che trovi incollata in ogni thread, in ogni video, è attribuita a Hayao Miyazaki. La metafora più appropriata per la società moderna è l'industria del sesso. Non è il Giappone diventato come l'industria del sesso? Nessuno ha mai trovato la fonte originale di questa frase. Nessuno sa dove, quando e a chi sia stata detta. E questo, paradossalmente, è il punto più rivelatore di tutta la discussione. Perché non abbiamo bisogno che Miyazaki l'abbia detto. Non abbiamo bisogno per capire cosa ha costruito. La casa da bagno è un sistema chiuso. Chi lavora serve, chi paga comanda, chi non produce viene eliminato. Chi dimentica il proprio nome non torna più. Che tu lo chiami bordello, fabbrica, ufficio, la struttura è identica. E Chihiro, dentro quella struttura, non sta imparando una lezione magica su amicizia e coraggio. Sta imparando a sopravvivere in un sistema che non l'ha scelta, che le ha cambiato il nome e che la terrà lì finché non avrà dato abbastanza. Dove avete già visto questo sistema? Cosa vi ricorda? Adesso arriviamo al punto che nessuno dice mai chiaramente, perché tutti parlano di Chihiro come una bambina coraggiosa. Tutti parlano del suo viaggio, della sua crescita e della sua forza. Ma c'è un personaggio in questo film che nessuno analizza abbastanza. No Face. No Face entra nella casa da bagno perché Chihiro gli apre la porta. Non ha un'identità stabile e non ha una voce. Lui assorbe quello che trova intorno. E cosa trova intorno? Avidità, transazioni, attenzione comprata con l'oro. Diventa un mostro che sputa monete e divora tutto. Non perché sia malvagio, ma perché impara che l'unico modo per essere visto lì dentro è pagare. Miyazaki non lo punisce, Chihiro non lo combatte, la porta via da quel posto. E fuori dalla casa da bagno, lontano da quel sistema, No Face torna finalmente tranquillo, torna finalmente sereno, perché No Face non era il problema era il sistema in cui si trovava. Adesso pensate a Aku. Aku è uno spirito molto potente, antico e misterioso. Eppure nel film lo troviamo intrappolato a lavorare per Yubaba, a eseguire ordini, a inseguire un potere che non riesce mai ad avere davvero. Il motivo per cui è intrappolato è molto semplice. Ha dimenticato il suo nome. Il suo vero nome è Nijihiyami Kohaku Nushi. Scusate sempre la pronuncia. È il dio del fiume Kohaku, un fiume che è stato coperto per costruire la città. Il suo mondo è stato letteralmente cancellato dalla modernizzazione e lui, senza più un luogo a cui appartenere, senza più un nome che qualcuno ricordasse, è rimasto intrappolato
in un sistema che non era più il suo. Chihiro lo salva non combattendo Yubaba, lo salva ricordando il suo nome. Fermatevi un secondo su questa cosa. Il film suggerisce una cosa più semplice e più scomoda. In un Giappone che ha divorato se stesso, che ha costruito palazzi sopra i fiumi, che ha cambiato il nome delle proprie lavoratrici, che ha addirittura trasformato la propria cultura in servizio per il cliente, la soluzione non è la rivoluzione, non è la fuga, non è distruggere il sistema, è ricordare chi eri prima che il sistema ti cambiasse. Questo non è un messaggio per bambini. Un bambino non ha ancora dimenticato niente. È un messaggio per chi si sveglia una mattina e non ricorda più quando ha smesso di scegliere davvero. Allora, tiriamo le fila. La città incantata è uscita nel 2001. Ha vinto l'Oscar. È stato il film con il maggiore incasso nella storia del Giappone per quasi 20 anni. E per tutto questo tempo il mondo lo ha chiamato un capolavoro per tutta la famiglia. E signori miei, è vero, non lo stiamo negando, ma c'è una differenza enorme tra un film che i bambini possono guardare e un film fatto per loro. Miyazaki ha costruito una storia dove una bambina di 10 anni entra in un sistema che non ha scelto, firma un contratto che non capisce, perde il proprio nome e deve lavorare per sopravvivere, mentre i suoi genitori, la generazione prima di lei, ha già divorato tutto e si è trasformata in qualcos'altro. Un bambino la vive, ma non la legge assolutamente allo stesso modo, non perché sia stupido, ma perché non ha ancora vissuto abbastanza. Non ha ancora vissuto abbastanza per capire cosa significa dimenticare il proprio nome. Lo capisci dopo, lo sappiamo bene. Lo capisci quando, come Chihiro, firmi qualcosa, senza capire davvero cosa stai perdendo. Quando accetti condizioni che non avresti accettato a 20 anni. Quando ti accorgi che stai lavorando per un sistema che ha già deciso in partenza quanto vali. E tu hai solo smesso di fare domande. Chihiro non vince perché è forte, non vince perché ha dei superpoteri, vince perché non dimentica chi è. E in un film pieno di personaggi che hanno perso il nome, che hanno perso la forma, che si sono lasciati trasformare dal posto in cui vivono, lei è l'unica che rimane se stessa. E Miyazaki lo chiama coraggio. Io lo chiamo qualcosa di più difficile. Lo chiamo resistenza quotidiana. Quella cosa che fai ogni giorno. Quando il mondo ti offre oro, come fanno con noi, in cambio di quello che sei, e tu dici no. La città incantata non è solo una storia per bambini, è una storia per chi ha già iniziato a dimenticare. E la domanda che ti lascia, quella che non ti dice mai esplicitamente, è una sola. Tu il tuo nome lo ricordi ancora? Signori, è stato un piacere, come al solito, avervi qui in mia compagnia. Iscrivetevi e lasciate like se vi ha fatto piacere seguire il mio video. E come al solito, benvenuti su Akira Popcorn. Ciao a tutti.